Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Artane Teofarma ultimo aggiornamento. 6 novembre 2021. Cos'è Artane? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Artane durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Artane? Artane è un farmaco a base del principio attivo triesifenidile cloridrato, appartenente alla categoria degli anti-Parkinson anticolinergici e nello specifico amine terziarie. È commercializzato in Italia dall'azienda Teofarma. Artane può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Artane 2 mg 50 compresse in blister. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Teofarma ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica classe A principio attivo. Triesifenidile cloridrato gruppo terapeutico. Anti-Parkinson anticolinergici forma farmaceutica. Compressa indicazioni. Artane è indicato per il trattamento del parkinsonismo e del morbo di Parkinson postencefalitico. Esso è efficace in un'alta percentuale di pazienti e riduce sia il tremore che la rigidità. L'artane diminuisce anche la scialurrea che si accompagna al morbo di Parkinson. Posologia. L'artane deve essere somministrato per via orale iniziando con una dose di 2 mg, 2 o 3 volte al giorno, in corrispondenza dei pasti. Dosi di 6-10 mg al giorno sono abitualmente sufficienti a ottenere buoni risultati terapeutici. Nel morbo di Parkinson sono talvolta necessarie dosi più alte da 12 a 15 mg al giorno. Dosi superiori ai 20 mg sono in genere mal tollerate e sono utili solo in rari casi. Se l'artane è usato in associazione con altri farmaci antiparkinsoniani, sono sufficienti piccole dosi. Nei pazienti affetti da intensa scialurrea è utile somministrare l'artane dopo i pasti. Nei pazienti che accusano spiccata secchezza della bocca, l'artane può essere somministrato prima dei pasti, purché ciò non provochi nausea. La secchezza della bocca può essere mitigata bevendo piccoli sorsi d'acqua o con l'uso di caramelle o di gomma da masticare. Controindicazioni: ipersensibilità individuale accertata. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. I pazienti trattati con triesifenidile cloridrato devono essere sottoposti ad una valutazione gonioscopica e ad un monitoraggio della frazione intraoculare ad intervalli regolari. L'impiego di Artane in pazienti affetti da, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Può sostituire in toto o in parte altri farmaci inibitori del parasimpatico. Esplica attività sinergica con L-Dopa, di cui consente la riduzione del dosaggio, nel morbo di Parkinson e parkinsonismo. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Artane durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Artane durante la gravidanza e l'allattamento? Se ne sconsiglia l'uso in tali condizioni. Il farmaco va somministrato solo nei casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Poiché il farmaco può determinare sonnolenza e modificare i tempi di reazione, è opportuno avvertire coloro che potrebbero condurre veicoli di qualsiasi tipo o attendere a operazioni rischiose o comunque richiedenti integrità del grado di vigilanza. Effetti indesiderati. Gli effetti collaterali più frequenti sono secchezza delle fauci, midriasi, cicloplegia, stitichezza, tachicardia, ritenzione urinaria e disturbi psichici. Possono insorgere anche nausea, vomito o cefalea. Se i disturbi sono di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono stati segnalati segni da sovradosaggio a dosi superiori a 300 mg. In caso di sovradosaggio acuto i sintomi e i segni sono quelli di intossicazione da atropina.
Proprietà farmacodinamiche. Il farmaco è caratterizzato da una spiccata azione anticolinergica centrale e da effetti anticolinergici periferici meno marcati di quelli indotti dall'atropina. Proprietà farmacocinetiche. L'artane viene rapidamente assorbito, metabolizzato, distribuito ed escreto. Dati preclinici di sicurezza. La DL50 varia tra 10 e 950 mg/kg a seconda della specie e della via di somministrazione. Il farmaco non ha evidenziato effetti teratogeni e non ha influenzato la fertilità. Elenco degli eccipienti: amido di mais pregelatinizzato, amido di mais, calcio fosfato bibasico, magnesio stearato. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.